Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo del duello giudiziario longobardo. Come sempre, bentornati sul canale e grazie a chi ci sostiene attraverso i vari canali disponibili, che siano gli abbonamenti sul canale YouTube, che sia diventare Patreon sulla piattaforma omonima, che siano i super grazie. Nell'ultima puntata del podcast ho elencato i sostenitori attualmente attivi, non mi ripeterò adesso più che altro per non metterli in imbarazzo, ma grazie mille. A tutti quelli che non si sentano in grado per motivi economici, di convinzione o di abitudine di supportarci in questo modo, vi ricordo che se volete dare una mano all'operato della Fara potete sempre iscrivervi al canale qui su YouTube e condividere i video. Mi raccomando, guardateli fino in fondo e cliccate la campanellina. Il tema di oggi è un tema interessante, il duello. In realtà è un tema che spesse volte compare nei vostri commenti e quindi abbiamo deciso di affrontarlo. Una premessa prima di iniziare: questo sarà l'ultimo video girato prima del periodo delle feste, non tanto perché la Fara abbia una pausa natalizia, quanto perché, come chi ci segue da molto sa, 2 cene sono previste nel calendario annuale della Fara, una è quella di Halloween e una è quella del solstizio. Quest'anno, per una questione di calendarizzazione di giorni, la cena del solstizio cadrà il 23 di dicembre. Di conseguenza, 23 e 24 saranno giornate di lavori e non ci sarà tempo per registrare né la nuova puntata del podcast né contenuti come questi. Speriamo di fornirvi qualche piccolo short, magari di lavori in sede o al villaggio longobardo, dove ancora dobbiamo terminare di riparare la Grubenhaus. Bene, detto questo, andiamo al nocciolo dell'argomento. Il duello. Perché parlare del duello? Beh, innanzitutto perché viene citato abbondantemente nelle leggi dei Longobardi. Vi ho mostrato più volte questo bellissimo tomo, Le leggi dei Longobardi, storia, memoria e diritto di un popolo germanico, a cura di Claudio Azzarra e Stefano Gasparri. L'abbiamo letto più volte, eppure continua ancora a fornirci infiniti spunti. Il duello è un argomento che spesso porta a sviluppare un interesse anche da non appassionati allo specifico periodo longobardo e che questi appassionati scoprono proprio attraverso il tema del duello. Perché? Beh, perché viene giudicato l'antenato comune a tutti i duelli all'italiana presenti poi nella legislazione successiva. In realtà questa visione è giudicata attualmente un pochino âgée, nel senso che in passato si diceva la legislazione germanico-barbarica era una legislazione che risolveva tutto con la violenza e che prova parzialmente a passare alla compensazione monetaria, e poi ci sono dei residui che arrivano fino all'età moderna. In realtà, come spesso accade, la definizione culturale di un territorio lungo, stretto e diviso, come era la penisola italiana, ha spesso più fonti. Certo è che comunque il duello viene rappresentato tanto nella fonte legislativa dell'Editto di Rotary e in quelli successivi, quanto in quella narrativa dell'Historia Longobardorum. Cosa sappiamo di questo duello? Sappiamo qualcosa di preciso? Beh, sappiamo che molto probabilmente apparteneva alle Cauarfide, cioè alle consuetudini del popolo longobardo. Risolvere un torto o un problema con un altro poteva essere fatto attraverso il duello, cioè uno scontro in cui il vincitore dimostrava la bontà della sua opposizione. Nella legislazione sul suolo italiano, invece, notiamo un progressivo tentativo di limitare l'utilizzo del duello. Così come la faida viene accantonata a favore del quadrigildo, cioè del pagamento monetario per un rimborso del danno subito da una persona, evitando quindi di mettere in campo una serie di violenze incrociate fra famiglie, così anche il duello diviene sempre meno preferibile nella visione dei legislatori longobardi, per un semplice motivo. Chiaramente abili e giovani uomini che si uccidono fra di loro sono manodopera e classe dirigente che viene sottratta al Regnum Langobardorum. Resta comunque il fatto che appunto questa Cauarfide, questa
abitudine tipica del popolo longobardo, si va piano piano sfumando, ma rimane molto attiva, tanto che anche nelle leggi successive rimarrà comunque presente, nonostante ad esempio Liutprando, l'ultimo a legiferare, dica di non fidarsi del duello come giudizio divino. Già Rotari, il primissimo a mettere nero su bianco le leggi dei Longobardi, proprio rifacendosi agli antiqui homines, cerca di limitare l'utilizzo di questa pratica, ma in alcuni casi molto specifici, legati all'adulterio, al tradimento, al tentato omicidio, non può far altro che dire si può fare. Ma sappiamo come si svolgeva questo duello? No. È molto divertente vedere come spesso si dia per scontato che la duellistica sia uguale attraverso i secoli. Ho sentito addirittura dire, le armi e il corpo umano erano gli stessi. Certo, le leve sono le stesse, ma vi faccio un esempio molto pratico e molto legato al solo contesto longobardo. Lascio a voi immaginare quanto differente possa essere se poi ci spostiamo in epoche successive in cui le armi cambiano ulteriormente. Non sappiamo infatti quali armi fossero giudicate adeguate al duello, o se ci fossero tipologie diverse di duello, o tipologie di armi giudicate adatte o meno, o se le armi fossero speculari fra i due contendenti o a libera scelta. Tutto questo non ci è chiaro. Vi faccio un esempio molto semplice con lo scramasax. Ipotizzando un duello scramasax contro scramasax alla fine del VI secolo, avremmo avuto uno scontro con lame di queste proporzioni. Spostandoci di circa una generazione più avanti, e quindi diciamo a partire dal primo, secondo quarto del VII secolo, lo scramasax diviene questo. Credo che non serva uno specialista per far presente come lo stile di combattimento con questa lama e lo stile di combattimento con questa siano molto differenti. Purtroppo non abbiamo elementi documentari al riguardo. Di conseguenza non sappiamo se lo scontro avvenisse, ad esempio, scramasax contro scramasax, spada contro spada, lancia contro lancia, se ci fossero delle possibilità di scelta. C'è un breve passaggio in cui viene citata una definizione subscudo, ma è forse un sinonimo di duello? O fa riferimento effettivamente all'utilizzo dello scudo? Questo non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai, considerando la scarsezza di informazioni documentarie fra fine VI e VII secolo. Quello che sappiamo però è che era molto sentito all'interno dell'elite longobarda come strumento di risoluzione delle contese, tanto che si sommano a questa visione tipicamente guerriera anche alcune infatuazioni precristiane, vogliamo dire magico-pagane? Vi faccio leggere un passaggio tratto dall'editto di Rotari. Sì, perché all'interno dell'editto di Rotari viene fatto presente come, ad esempio, nel caso a richiedere il duello sia una donna, che quindi non è libera, non è self mundia, non può rispondere di se stessa al 100% del suo patrimonio, ma può trovarsi nelle condizioni di doversi difendere da alcune accuse infamanti, pensiamo ad esempio a quella di strega o prostituta, dove il duello è consentito per risolvere la situazione, ecco che in questo caso la donna può fare uso di un campione. Sentiamo però cosa ci dice l'editto di Rotari proprio sui campioni. Dei campioni. Nessun campione presuma, quando va a duellare con un altro, di portare su di sé erbe che hanno proprietà malefiche, né altre cose di simile natura, ma soltanto le sue armi come sono state stabilite. Se c'è il sospetto che porti le erbe di nascosto, le cerchi il giudice, e se vengono trovate su di lui, gli siano strappate e gettate via. Dopo questa ricerca, il campione tenda la mano nelle mani dei parenti o dei suoi colliberti. Davanti al giudice, rendendo soddisfazione, dica di non avere su di sé nessuna cosa di tale natura, che abbia proprietà malefiche, quindi vada alla lotta. Questo passaggio sottolinea 3 concetti. Il primo, la presenza dei campioni. Il secondo, le armi scelte, quindi condivise. Probabilmente non c'era uno standard, ma i contendenti dovevano essere alla pari. 3, la possibilità che erbe malefiche o altro, talismani, segni,
tatuaggi, potessero inficiare la veridicità dello scontro e il giudizio divino. Quindi vediamo come in questo contesto del duello si vengano a sovrapporre non solo la tradizione guerriera del popolo longobardo, ma anche quella religioso-spirituale. Ci sono quindi anche negli editti di Rotary e in quelli successivi degli equilibri che possono essere risolti solo con il duello. In altri contesti però è lo stesso re legiferante a far presente come non si fidi di questo strumento e non lo trovi adatto a risolvere alcune contese. Sentiamo un altro esempio. Del marito sospettato di aver ucciso la propria moglie. Se si sospetta che un marito abbia ucciso la propria moglie, stabiliamo che il marito si discolpi con i suoi sacramentali legittimi, per non essere implicato nell'uccisione della propria donna né direttamente né per interposta persona, e sia prosciolto dall'accusa. Perché appare assurdo ed improponibile che una simile causa venga risolto sotto lo scudo, cioè con un duello. L'uxoricidio, quindi, non merita il duello. In questo periodo la questione del femminicidio, questo neologismo molto diffuso nella cronaca contemporanea, è all'ordine del giorno, tristemente all'ordine del giorno. Vediamo che ad esempio nel caso dell'uxoricidio però all'epoca la sensibilità non richiedeva l'utilizzo del duello, o quantomeno il re tentava di limitarlo in questo contesto, e compaiono delle figure nuove, delle figure che servono proprio a questo scopo, a evitare lo scontro diretto e fisico. I sacramentali, cioè delle persone che insieme all'accusato giurano di appoggiare la sua posizione. Questo giuramento congiunto vale quanto il duello, uno strumento quindi per tentare di risolvere la situazione in maniera non violenta. Esiste una tesi di laurea di alcuni anni fa di un amico della Fara, Marco Gargari, che si occupa proprio di mostrare come già le leggi di Astolfo e di Ratchis servissero a smussare le possibilità di utilizzo del duello, per poi arrivare a Liutprando che proprio lo ripudia. Eppure nelle leggi qualcosa rimane giudicabile attraverso il duello. In particolare Rotary, il più antico fra i legislatori, ci fornisce delle situazioni in cui il duello può essere utilizzato a norma di legge. 198. Dell'accusa mossa contro una ragazza che è sotto il mundio di un altro. Se qualcuno chiama prostituta o strega una ragazza o una donna libera che è sotto il mundio di un altro e, accusato, si dichiara pentito e afferma di averlo detto spinto dall'ira, allora presti giuramento con 12 suoi sacramentali di aver detto quella nefanda accusa spinto dall'ira, senza aver alcuna cognizione certa. Allora, per queste vane parole ingiuriose, paghi una composizione di 20 solidi e non venga più accusato indebitamente. Ma se insiste e dice di poterlo provare, allora la causa sia decisa mediante un campione, cioè tramite un duello, secondo il giudizio di Dio, e se l'accusa viene provata, costei sia passibile di pena come si legge in questo editto. Ma se colui che ha mosso l'accusa non può provarla, sia tenuto a comporre il quadrigildo della donna secondo la sua nascita. Vediamo che in questo passaggio, legato proprio appunto all'offesa peggiore, prostituta o strega verso una donna, il duello viene giudicato uno strumento efficace per la risoluzione. Però si sovrappongono già le nuove modifiche scritte. Compaiono i sacramentali. Se uno si pente di quello che ha detto, scusate, l'ho detto preso dalla rabbia, ecco che giurando insieme ai sacramentali di averlo fatto preso dall'ira e di non avere prove di questa sua accusa, ecco che quindi può scagionarsi dalla situazione. Al contrario, se rimane fermo nelle sue posizioni, questa situazione può essere risolta solo attraverso il duello, ma anche in questo caso, di fronte alla sconfitta, è tenuto a pagare il quadrigildo, cioè il valore della persona, in questo caso della donna. Vediamo quindi che vecchie tendenze si sovrappongono a nuove istanze. Interessante il fatto che il pagamento sia successivo al combattimento. Questo ci dà un'informazione. Il duello non è necessariamente all'ultimo sangue. Possiamo supporre che fosse al primo? Possiamo supporre che fosse fino alla resa? Che ci fosse uno schienamento come nei moderni sport di lotta? Tutto questo non lo sappiamo, ma questa legge ci fa già capire che non era obbligatorio uccidere l'avversario, ma che la sconfitta, che non sappiamo come venisse giudicata in quel contesto storico, era sufficiente a dimostrare la falsità delle proprie accuse.
Alcune immagini che avete visto sono tratte dal trailer di uno dei brevi cortometraggi documentari che attualmente vengono proiettati nella Immersive Room del Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli. La proprietà di questi contenuti sono del comune di Cividale, il regista è Marco D'Agostini e noi abbiamo fornito ovviamente le comparse, avrete riconosciuto me e il nostro buon avaro, il Matus che ce li diamo di santa ragione, e il villaggio. Se volete vedere completamente questo bel corto molto evocativo con un talentuosissimo attore che legge Paolo Diacono, essendo Paolo Diacono nella finzione, vi invito a visitare ovviamente il Tempietto Longobardo di Cividale e a chiedere in biglietteria, dove le gentilissime addette del comune vi indicheranno dove trovare l'Immersive Room. È compresa nel costo del biglietto, non costa quindi nulla di più, ce n'è un'altra gratuita in Piazza delle Donne e sono tutti i modi di vedere la ricostruzione della Cividale longobarda, tanto nella sua parte monumentale attraverso la computer grafica, quanto nella sua parte invece più tribale attraverso anche il contributo della Fara. A proposito della parte più narrativa, leggiamo ora il passaggio dell'Historia Longobardorum in cui il duello viene citato. Siamo al libro quarto, si parla della regina Gundeperga. Dico la verità, in nome di Cristo, me lo raccontò uno che vide il fatto con i suoi occhi. Rodoaldo, dunque, assumendo il regno dopo la morte del padre, associò nel governo Gundiperga, figlia di Agilulfo di Teodolinda. La regina Gundiperga, come la madre aveva fatto a Monza, fece costruire entro le mura di Pavia una basilica in onore del beato Giovanni Battista, e la decorò mirabilmente d'oro, d'argento e di pepli, e la dotò con ricchezze di singole rendite. In essa il suo corpo riposa dentro il sepolcro. Essendo stata accusata di adulterio presso il marito, un suo schiavo, di nome Carrello, chiese al re di combattere in duello con chi sosteneva l'accusa, per difendere la castità della sua padrona. E sceso a combattere a singolar tenzone con l'accusatore, alla presenza di tutto il popolo, lo vinse. La regina, dopo questo, tornò alle considerazioni di cui godeva prima. Abbiamo quindi un esempio di utilizzo del duello in ambito addirittura della famiglia regale, in un'accusa di adulterio che abbiamo già visto era presa molto sul serio, ma all'interno della corte regia. Interessante quindi che anche là dove gli stessi re tentassero di mitigare l'utilizzo del duello, di fronte ad argomenti particolarmente sensibili non si potesse fare altro che ricorrere a questo per tacitare definitivamente tutte le male lingue. Questa storia viene narrata in un'altra fonte anche da Fredegario, storico franco, in cui un ruolo importantissimo hanno gli ambasciatori franchi, di cui Gundeperga in una certa maniera poteva essere imparentata. Se volete approfondiremo i rapporti con i franchi di Gundeperga e di Teodolinda, che in realtà erano longobarde e bavare, ma in questo momento storico ormai il Ducato di Baviera era diventato franco. Ecco quindi che nella versione di Fredegario l'arrivo dei missi franchi è fondamentale nel sanare il torto. Resta comunque il fatto che lo scontro viene citato, il duello viene citato. Quindi siamo di fronte a una società guerriera in cui il duello può risolvere alcune questioni, ma non può più risolverle tutte, deve essere normativato e limitato a contesti giudicati particolarmente gravi, come ad esempio quello dell'insulto arga. Siete curiosi di cosa sia l'insulto arga? C'è un video sul canale. Volete approfondire le armi dei Longobardi potenzialmente utilizzate nei duelli? Scrama, scudi, lance? Ci sono dei video sul canale. Vi lascio i link in descrizione e vi chiedo una cortesia. Alcuni di questi video sono un po' datati. Se foste interessati a dei nuovi approfondimenti, fatecelo sapere. Non ci costa nulla riproporli con un audio migliore e magari alcuni contributi video in più. Grazie. Buone feste, qualsiasi esse siano, e mandi!